anche stavolta parliamo d'Africa e andiamo nel lago Vittoria, uno dei più grandi del continente. Il lago Vittoria è famoso per la sua abbondanza ittica, che sostiene l'economia locale. Uno dei principali prodotti è il persico del Nilo, un pesce introdotto dagli inglesi al tempo delle colonie. Questo pesce è molto richiesto e prelibato, quindi dà molto lavoro ai pescatori locali, ma è anche un bestione che può raggiungere 2 metri di lunghezza, così vorace che ha causato la scomparsa di 250 specie ittiche. Pare che ci sia un gran numero di esemplari attorno alle acque di Migingo, l'isola che vedete qui. Questo scoglio ricoperto di lamiere è il protagonista del nostro video e pensate, ospita più di 500 persone, principalmente pescatori da Kenya e Uganda. La costa più vicina è quella keniota, dista 2 ore e mezzo di barca e ovviamente non ci sono i tour operator per arrivarci, quindi abbiamo chiesto aiuto a Natasha. Dopo la lunga traversata registriamo i documenti e attracchiamo. Subito ci guardiamo attorno per capire lo stile di vita. The fishes are really cheap. It's just 700 shillings, the big one. Conosciamo subito l'uomo che vive qui da più tempo. Si tratta di Ismael Osodo, vive qui da 14 anni. Passeggiando scopriamo che qui non manca quasi niente. Ci sono pub, sale video per partito film. Do you also have a school? No, we don't have a school. Those places are disputed land. No government do allow a school to take place. But our islands are consistently under attack from Ugandan forces. La storia è questa. Migingo si trova nelle acque del Kenya vicinissima al confine con l'Uganda. Pare che negli ultimi anni il persico sia diminuito parecchio nel lago, ma non attorno a Migingo. Per questo motivo l'Uganda rivendica la proprietà dell'isola, sostenendo che in passato appartenesse a loro. Per dimostrare che faceva sul serio, il governo ugandese manda dei funzionari sull'isola per difendere i suoi abitanti dai pirati. In realtà riscuotono le tasse sulla pesca, poi piantano la loro bandiera sull'isola. Fino a sequestrare l'attrezzatura pescatori kenioti espellendoli dalla loro isola. That the Kenyan government's duty is to protect every Kenyan citizens regardless of their ethnic affiliation. These Ugandan forces are pirates in the first case because they are operating under different agencies and in different forms. Migingo dispute. I media e i politici kenioti prendono a cuore la faccenda e vista la tensione tra i due stati interviene la diplomazia. Ovviamente nessuno è disposto a cedere l'isola a visti guadagni e dopo aver fatto finta che andasse tutto bene, So there is no problem in Migingo. si è deciso temporaneamente di dividere l'isola in due, metà il Kenya e metà l'Uganda. So, what is the political background in this area? It's not too much because we know we are two countries. Uganda and Kenya. With us, we are being ruled with Kenya. Kenyans. Yeah. Not, and the other side? Uganda. If you a Kenyan have a problem, we take him to Kenya. Kenya to handle the He's a Ugandan, we take to Uganda. to Uganda. Do you have a cell here? Yeah, we bring at our office there. We remain with, if it's a very serious offense and it is a Kenyan, we organize for him to be transported to Muhuru Bay. Muhuru Bay. We have a station there. So before then there was nothing in Migingo. There were nothing, but not like that. They formed Kenyans, and according to each and everything as far as the maps are concerned, these islands are not there. Migingo may be the land of Norway, but the waters is of Uganda. Kenya has a little bit of the lake. So what are the main people who came here first? Ugandans or Kenyans? Because it was closer to Kenya, they came first. So Kenyans came first. Because they don't have even the same map. You find they have even the same. We get in this one. Yeah. Yeah. This
one. I get one, this one. You tie. Then we have, You tie. we get this one. And you tie. And we get the, put in the water. Oh, This not, one is high. okay. You can taste. Not that of you're the using stone. one, you're using the whole of it. Yeah. And the flour. And so how many? Six. How, We part for 6. six packets. 60 packets for one woman for one man. Only 60. Not 60. Uganda. So Kenyans and Ugandans are just your beautiful brothers. They don't have any, you don't have any rank. Any problem. Okay. And any problem that you people encounter, any challenge during fishing? These people came here for their business. Fish. But they normally have their homes in Uganda, in Kenya, or Tanzania. Okay, so there's no They are family. not permanent. Oh, okay, there's no permanent. These are rented. Oh, they're rented. Yeah. So the most expensive house here is how much for the rent one? This one is 4,500 per month. This small one, they are 2,000. But at this time, it is, they are paying it per day, 200 per day. So 1 month is 6,000. Uno degli aspetti più curiosi di Mijingo è che proprio a 200 metri si trova Uzingo Island, un'isola molto più grande e completamente disabitata. A lot of Wazee, the eldest priests are there. It was on there. Our friend like me, our fellow worker, went with the other one in they netted it behind that area. So within a little time, the other brother of ours told the brother that I've heard someone calling me. You have not known this, but I have been called my name. Within a little time, the other one dipped in the water. Are you people using something to tame the experience? The founders of Mijingo and those who stayed here first, they closed all those things and they sacrificed them. They sacrificed for them. For us, we believe in that because even the people who live around this place, they always tell us that we have a sacrifice for that. So They are no longer. They are not there. They are no longer. Oh, okay. L'isola di Mijingo è uno dei posti più strani mai visti. Più piccola di un campo da calcio, in mezzo al nulla, sovraffollata, puzzolente di pesce. Uno scorcio roccioso dove la gente vive per risparmiare sul carburante. Inoltre, fa parte della regione di Nyanza, che ha uno dei tassi più alti di AIDS in Kenya. Secondo gli abitanti, la percentuale sull'isola arriva anche al 60%. Ci siamo permessi di approfondire l'argomento dopo aver ritrovato questo su una roccia. Do you think people use the condom? Some. But with Uganda, they dislike that thing. They don't. Just Uganda. Yeah. Ma la risposta ci è sembrata un po' condizionata dalla bandiera. Alla fine questa disputa ha diviso l'isola in due, ma quello che abbiamo capito è che il problema non è tra gli abitanti, ma più un conflitto di interessi tra due governi che litigano per uno stupido sputo di terra.